Cairo o la ami o la odi. Cioè, non vedo cose nella via di mezzo. In Egitto esiste esiste Inshallah. Che vuol dire tutto e niente. La nostra volontà è più quello di cercare pian piano di inserire i prodotti originali italiani sul mercato egiziano, però made in Egypt. La mia passione è prettamente familiare. Ecco, quindi il papà, i nonni, Avendo una famiglia italiana di tradizione del sud Italia, da sottolineare napoletano. napoletano, che tra l'altro il sud Italia è il vero, diciamo, cuore alimentare dell'Italia, dove i prodotti DOC sono fatti in un certo modo. Io nasco da una famiglia dove la domenica mattina si faceva la pasta fatta in casa, si faceva il ragù alle 6 di mattina, mettevano a cuocere, ti sfigliavi già con i profumi in casa, con tutti i sapori, perciò la passione viene da questo, nasci in mezzo a queste cose. Allora, prima di andare nel dettaglio della tua carriera di chef, vogliamo un po' parlare del periodo prima di decidere di venire in Egitto o di pensare di trasferirti in Egitto? Ho viaggiato tante nazioni prima di stare in Egitto, ho fatto America, South America, quasi tutta l'Europa, Sempre per fare Cina. Per piacere e per lavoro, viaggiavo per entrambi. Ho sempre avuto la passione di viaggi fin da ragazzino. Quindi Ho hai cominciato a associato 16-17 anni. Sì. Viaggiare e cucinare. Il fatto di essere libero, di andare in giro, ho sempre avuto questa, conoscere nuove culture, nuove persone. Ovviamente questo poi aiuta tanto in cucina, perché comunque c'è una fusione tra la nostra cucina italiana tradizionale e tutto quello che trovi in giro per il mondo. Perciò alla fine tu porti qualcosa del tuo, però ricevi anche dalle altre culture. Perciò c'è questa Sì, il misto culturale. come ben sai, la pasta e la pizza, che sono prodotti prettamente italiani, non l'abbiamo inventati noi. La pasta viene dalla Cina, la pizza vengono dai greci. Noi l'abbiamo, diciamo, elaborato a modo nostro e reso famoso nel mondo. Ma il bello della cucina è proprio quello. Quello che oggi viene chiamata la globalizzazione esisteva 2 milioni di anni fa. E invece quando c'è stato poi un momento sicuramente in cui tu hai capito che tu basta, nella vita io ti sei detto basta, io nella vita avrei fatto solo lo chef, avrei cucinato, avrei lavorato come chef per il resto della mia vita. La svolta è venuto verso i 30 anni, che ho deciso proprio di dedicarmi prettamente a quello. I miei studi sono di natura economica, ho fatto studi economici, però la passione c'è sempre stata, l'ho sempre coltivata. Sono serviti per poi Sono serviti nella carriera di executive chef, di manager di sei cucina. anche consulente, Sì, quindi ti occupi anche della parte prettamente oggi gestionale, questo faccio consulenze nel food and beverage. Allora, parliamo un po' della tua vita, perché sappiamo che sei sposato con una ragazza egiziana. Fortunatamente sì. Vorremmo un po' sapere di più su questa tua, non so se è stata scelta o è stato il destino. No, è stato un farla, destino, anche un destino molto simpatico. Lei partecipava a uno dei miei corsi di cucina, era un'alunna a una delle mie classi e lì è nato all'inizio un'amicizia, una simpatia, poi abbiamo incominciato a frequentarci e alla fine siamo arrivati a decidere di stare insieme e ci siamo sposati. È stato un bellissimo incontro per me. E io mi sono sposato a 42 anni, perciò è stata una cosa voluta e maturata nel tempo nell'attesa di trovare la persona giusta. ازيك عامل ايه؟ كلمينا بقى عن كارلو جوفاني، يعني ازاي اصلا ازاي الموضوع حصل؟ اكشلي احنا قابلنا بعض، كنت في كوكينج كلاس، هو كان عامل كوكينج كلاس وبعد كده فانا رحت. اكشلي احنا كنا 6 بنات بس فوي مات ذير وقعدنا واتكلمنا بس، وبعد كده بقى وي كونتاكتد افتر، يعني اتكلمنا مع بعضيها كتير وبعد كده بقى خلاص. ايوه بالظبط. بس طيب يعني ايه اكتر حاجه بيحبها كارلو بقى او انتوا يعني عشان نكون صراحه اكتر في البيت، ايطالي ولا مصري؟ يعني اللايف ستايل ولا ميكس
هو ساعات ميكس، بس هو بصراحة أكتر إيطالي من مصري على إننا في مصر. بس بناكل إيطالي. القهوة في البيت إيطالي، المكرونة إيطالي، كل حاجة إيطالي. مفيش ملوخية، مفيش لا، لما مفيش خشة، مفيش حاجة. بنحب الحاجات دي بنروح عند ماما. بالظبط، فانتوا بالظبط. بتستغلوا كمان بالظبط. عشان تاكلوا الأكل بالظبط كده. بالظبط. مين اللي بيطبخ في العادي كل يوم؟ أكل كل يوم؟ أكل كل يوم كارلو اللي بيطبخ. هو عنده يعني ذوق معين في الأكل، بطريقة الأكل، في كل حاجة. بحاول أتعلم منه، بس هو لسه مش مقتنع إن أنا اتعلمت كفاية. مش واثق لسه. بالظبط. بس هو بيحب المطبخ، يعني هو بيحب يخش المطبخ، بيحب يقعد لوحده في المطبخ وهو في مطبخ البيت. هو أول ما يخش المطبخ أنا لازم أطلع بره، حتى لو عايزة أعمل حاجة لا لازم أطلع بره، عشان هو يعني ده الوقت بتاعه. فبس. قولي لنا حاجة، قولي لنا حاجة احنا مش هينفع نعرفها عن كارلو غير منك. ممكن يكون ايه هو مينفعش مش عارفة، ممكن يكون الباشن بتاعه للسيجارز، عنده باشن كبير جدا ليها. ده حقيقي. الناس متخيله ان هو بس مدخن، بس هو بقى بيجيب السيجارز ويعمل لهم تريتمنت معينه وحاجات معينه، ولازم اي حد مسافر لازم يوري له السيجارز اللي هو بيحبها دي. بالنسبه ده حقيقي، هو عنده باشن كبير جدا للسيجارز. Ecco, Arwa ci ha rivelato un segreto, una tua seconda passione per il sigaro. Sì. Ecco, ci puoi parlare un po' di questa passione, perché sembra quasi che tu sia un collezionista di sigari. Era un vizio che aveva il fratello maggiore di mio padre, che è l'unico in famiglia che fumava questo sigaro. Io da teenager l'ho assaggiato con lui. Ero ragazzino, avevo 15-16 anni quando ho fumato il primo sigaro. E da allora ho fumato solo ed esclusivamente sigari fino ad oggi. Mai fumato sigarette, solo sigaro. Immagino un ragazzo di 15 anni che andava in giro col sigaro. Era un po' strano, sì. Perciò sono sempre stato un po' particolare come personaggio, sì. È il tuo piatto egiziano preferito? Se dobbiamo farti la domanda solita. Mi piace la feta, il riso con la carne, il pomodoro, il pane, quello là. Quello là mi piace. Ah, ti piace? Sì. Poi è buona, mi piace quello là. Mi piace quello là, le melanzane col pomodoro, che non mi ricordo mai il nome. Vuoi dire tipo, sì, le melanzane col pomodoro si chiamano Mesà, sì. Quello là mi piace molto. Malocheia col pollo o pollo col coniglio, quello mi piace. Hai mai provato a cucinare un piatto egiziano? No. Cioè non ci vuoi mettere mano? Non voglio. Non è compito mio. Allora, ma noi notiamo qua dei tatuaggi. Sì. Cioè, non solo uno, ma ce ne sono 3, 4, però c'è uno in particolare dove c'è... Questa è una dedica fatta a mia moglie. Esatto. È il suo nome in arabo antico. In arabo, sì, proprio calligrafia sì. araba, diciamo, sì. E questa è gentilmente fatta da una carissima amica italiana che vive qua in Egitto. Tatuato, sei proprio innamorato. Ho questa amica Simone che vive qua in Egitto, che è bravissima, è un'artista, ed è una dedica che ho fatto a mia moglie. Bellissimo. Dopo un anno di matrimonio è stato fatto. Ti dà 1000 opportunità, specialmente nel settore nostro del food and beverage. Dove si mangia tantissimo. Cairo è un mercato immenso. La gente ha voglia, specialmente le nuove generazioni, ha voglia di nuovi prodotti, di assaggiare, di scoprire.